Buongiorno e benvenuti. Oggi parliamo del terzo episodio di Moon Knight. Sempre che ci sia ancora Moon Knight visto il finale? Beh, intanto partiamo subito con l'analisi. Attenzione, continuate a vostro rischio e pericolo. Questo è un avviso di spoiler. L'episodio, che si intitola Un tipo amichevole, anche se di amichevole qui mi pare nessuno e di certo non Arthur abbia niente, inizia con Layla che parla di Mark, quella che potrebbe addirittura essere sua madre, ma più probabilmente è un'amica di famiglia, che le prepara un passaporto finto per poter andare in Egitto e aiutare Mark. È interessante quindi come l'episodio si apra con lei mentre si sta forgiando una nuova identità per se stessa, proprio come il disturbo dissociativo di Mark ha creato altre identità in lui. Qui scopriamo anche che è da 10 anni che non torna in Egitto, in quanto si è creata una certa reputazione per aver rubato, o meglio recuperato, dei reperti antichi, convenzione che ricorda anche quella di Eric in Black Panther. These items aren't for sale. How do you think your ancestors got these? You think they paid a fair price? Or did they take it like they took everything else? E come quindi si sia fatta anche qualche nemico. Inoltre capiamo che il padre era un archeologo che la portava con sé durante i suoi scavi, che era anche lui alla ricerca dello scarabeo e che è morto. Questo quindi avvalora l'idea che Layla sia un mix di alcuni personaggi Marvel, tra cui appunto Marlene, che nei fumetti era la figlia dell'archeologo che venne ucciso da Bushman, il comandante mercenario ma anche nemico di Mark Spector, nonché la fidanzata storica di questo. Inoltre dal passaporto scopriamo che è nata il 28 ottobre, stessa data di nascita dell'attrice che la interpreta, May Calamawy. Infine vediamo che il nome della donna è segnato come Lagaro, un possibile riferimento a Dine Man, il cui vero nome era appunto Lagaro e che visse durante la quarta dinastia dell'antico impero faraonico egizio. Passiamo poi ad Arthur che, grazie all'uso dello scarabeo, trova la tomba di Ammit, scena che richiama visivamente I Predatori dell'Arca Perduta, uno dei film ai quali si ispira la serie, e nel frattempo viene avvisato del fatto che Mark sia al Cairo. E riguardo lo scarabeo vi riporto delle informazioni interessanti riguardo l'incisione su esso. Infatti il canale New Rockstar ha trovato dei tweet di alcuni esperti egittologi che sono riusciti a decifrare il messaggio, che dice «O Kefri, Amid della sua barca, il primitivo, colui col corpo eterno, possa tu salvare Osiris Amenhotep, la vera voce», il quale è un vero e proprio frammento del Libro dei Morti, che per gli antichi egizi era un testo sacro contenente incantesimi e indicazioni per aiutare il morto nel suo percorso nell'aldilà. Inoltre menzionano Kefri, che era il dio raffigurato con testa di scarabeo e rappresenta il sole, mentre Amenhotep era il generale d'esercito, nonché capo delle barche, le stesse che trasportavano il defunto nell'Aru. L'attenzione ai dettagli delle serie Marvel è sempre strabiliante. Vediamo poi Mark dare la caccia ad alcuni seguaci di Arthur per scoprire dove si trovi e iniziare un combattimento contro di essi. Prima quasi sciocco. Che bello quei capelli tutti arruffati. E poi sempre più intenso, fino al momento in cui sta per sgozzare un tipo, ma attraverso la lama del coltello vede il riflesso di Steven che gli implora di smetterla e si trasmuta momentaneamente, ritrovandosi poi dentro un taxi diretto all'aeroporto e capendo che Steven ha lasciato andare i due sgagnozzi, torna ad inseguirli solo per switchare nuovamente quando si specchia e Steven nuovamente lo riprende, ritrovandosi poi con in mano un pugnale dopo aver appena ucciso violentemente 2 uomini. Mark però non era in controllo del corpo durante questo attacco e tantomeno il dolce Steven, il quale infatti giura di non c'entrare nulla. È quindi molto probabile che questo sia il primo accenno alla terza identità di Mark, ossia Jake Lockley, il tassista. Questa teoria è anche avvalorata dal fatto che quando Mark switcha per la prima volta qui, lo ritroviamo all'interno di un taxi e all'inizio, prima che la macchina da presa giri, sembra proprio che sia lui a guidarlo, ricollegandoci quindi alla professione di Jake. Jake? È stato Jake? Se non è stato Mark? E non è stato Steven? Infatti l'episodio sembra essere costruito al contrario rispetto ai primi 2, durante i quali l'alter di Steven era il primario e vi erano dei vuoti di memoria e delle scene non mostrate durante le quali Mark aveva il controllo. Qui invece Mark è l'alfa e non c'è dato sapere o vedere cosa succede quando Steven, o in questo caso possibilmente Jake, prende il controllo. La mia teoria è infatti che, essendo 3 le personalità di Mark ed essendo 6 gli episodi della serie, ogni 2 episodi potremmo avere una delle personalità di Mark come primaria. I primi 2 con Steven, questo è il prossimo con Mark e gli ultimi 2 con Jake, terminando il tutto possibilmente con un'unione più o meno coesa delle 3, come già intuito a fine episodio stia accadendo tra Steven e Mark che si stanno aiutando reciprocamente. Ma penso anche che in realtà abbiamo già avuto degli accenni a Jake nei primi 2 episodi. In particolar modo nel primo potrebbe essere stato lui ad aver chiesto alla ragazza di uscire e aver fatto fuori i seguaci di Arthur, ma potrebbe anche essere stato lui il responsabile della morte del padre di Layla, argomento di cui parleremo tra poco, in quanto Jake pare molto più spietato e senza pietà rispetto a Mark. Inoltre più avanti nell'episodio lo vediamo indossare anche un cappello con una C, possibile riferimento a Chicago, luogo d'origine di Mark, che risulta anche abbastanza simile a quello che lo stesso Jake indossa nei fumetti. Quindi che sia già Jake a rivelarsi in queste scene? Sembra infatti anche più aggressivo del solito nei modi di fare, quindi potrebbe essere. Inoltre sorge un'altra domanda. Se Mark è Moon Knight e Steven è Mr. Knight, l'alter ego e quindi il costume di Jake, quale sarà?
Vedendo i 3 diversi poster della serie potrebbe semplicemente trattarsi della felpa col cappuccio bianco, oppure se vogliono andare più sull'inquietante / spaventoso, potrebbe essere simile a questa copertina di Moon Knight. Infatti alla fine dei credits, prima di comparire il costume da Moon Knight e da Mr. Knight, vediamo brevemente un altro costume più simile a quello di una mummia, che potrebbe quindi appartenere a Jake. Voi cosa ne pensate? Rimasto solo il ragazzino, nonostante Mark sia contrario, Khonshu lo intima a minacciarlo per sapere la posizione di Arthur, ma questo preferisce rimanere fedele ad Ammit e lasciarsi cadere dal burrone, con Khonshu che mostra davvero poca empatia e pietà per lui. Khonshu, bene, il vecchio dio saggio è tranquillo, Non sapendo come ritrovare Arthur, Khonshu suggerisce di attirare l'attenzione per un incontro con gli dei dell'Enneade, i quali verranno rappresentati dai loro avatar che scopriamo, nonostante siano sparsi in tutto il mondo, riescono a riunirsi attraverso dei portali che si vengono a materializzare per loro. Mark entra quindi nella piramide di Giza, mentre Steven è tutto emozionato a riguardo. Che tenero Steven, fanboy dell'Egitto. Ed è interessante vedere come questa fosse stata già menzionata nel primo episodio attraverso la conversazione con la bambina, che quindi funge da anticipazione / foreshadowing per questo episodio. Look at that. Looks like someone mistook the Great Pyramid of Giza for a rubbish dump. Qui incontra Yazil, l'avatar di Hathor, dea della musica e dell'amore, la quale fa intendere ci sia stato un qualche tipo di relazione fra la dea e Khonshu. La dea compare chiaramente anche nei fumetti Marvel, dove viene presentata come la sorella di Bast, il dio pantera comparso già nel film Black Panther, il quale quindi, seguendo la logica degli avatar, potrebbe benissimo essere l'avatar su Terra di Bast, proprio come Moon Knight lo è di Khonshu. Oltre a Hathor abbiamo Horus, il dio della guerra e della caccia, Iside, dio della guarigione e della magia, Tefnut, dea simbolo dell'acqua e potere creatore, e Osiride, il dio della morte e l'immortalità, che compongono quindi il gruppo dell'Enneade, che però di base dovrebbe avere 9 divinità, mentre qui ne abbiamo solo 5, quindi che fine hanno fatto le altre 4? Sapendo che gli dei presenti non sono di base ben disposti nei confronti di Khonshu, il quale venne già bandito, e che la stessa cosa venne fatta anni prima con Ammit, la quale venne addirittura imprigionata, è possibile che i restanti 4 dei siano stati tutti banditi e che questi 5 siano i rimanenti, che però non appaiono propriamente come figure positive. Inoltre un'altra anticipazione vista nel primo episodio trattava proprio di questo, quando Steven fece notare a Donna come sul poster per l'Enneade ci fossero solo 7 dei su 9. There's been a major blunder because they've got 7 gods here and the Ennead has 9. Come qui ce ne sono solo 5, più 2, quindi 7, se vogliamo contare anche Mark e Arthur come gli avatar di Khonshu e Ammit. Khonshu poi, impossessandosi di Mark, rinfaccia loro di aver abbandonato l'umanità, limitandosi ad osservare le azioni degli uomini tramite il loro avatar, un po' come gli Eterni che decisero di non intromettersi, mentre lui cerca di aiutarli portando giustizia, incitando quindi gli dei a far ritorno dall'Overvoid, detto anche Eliopoli Celeste, per riprendere in mano questo regno, ossia la Terra. In uno dei più recenti fumetti di Moon Knight, l'Overvoid viene citato come il luogo dove gli dei sono intrappolati, e il motivo per il quale usano gli avatar per, spostarsi su altri piani della realtà. Questo è quindi un riferimento ad un luogo al di fuori del tempo e dello spazio, simile a quello nel quale opera la TVA, dove risiedono gli dei. La discussione continua quando viene portato a giudizio Arthur sotto accusa di voler rilasciare Ammit, ma questo manipola la situazione rigirando la colpa su Khonshu, ritenendo che sia geloso e ossessionato dalla ricerca di Ammit, e su Mark, l'avatar del dio, che però è mentalmente instabile, cosa che scatena l'ira di Khonshu che risponde con voce imponente fino ad arrivare quasi a colpire Arthur, prima di essere fermato da uno degli dei. Arthur poi menziona come lo stesso Mark probabilmente non ha idea di quante personalità risiedono in lui, e la cosa, unita anche alla questione del multiverso, fa riflettere se potremmo vedere, oltre a Jake, anche altri suoi alter ego meno conosciuti visti nei fumetti come Inner Child, la bambina dai capelli rossi, o la sua versione da astronauta. Arthur incita poi gli dei a prendere azioni contro Khonshu, che come già fatto in passato con lui, sta cercando di abusare di Mark e della corte degli dei per i suoi fini personali. Il discorso di Arthur è sicuramente quello di un manipolatore e ingannatore, ma non ha nemmeno tutti i torti. Come già detto nello scorso episodio, Khonshu stesso potrebbe essere visto come una sorta di cattivo della serie, o comunque avente più o meno buone intenzioni nel fermare Ammit dall'uccidere milioni di persone, ma con un modus operandi non propriamente corretto. Nonostante poi Mark stesso si rendi conto di non stare bene e aver bisogno di aiuto, puntualizza come Arthur sia pericoloso, ma uno degli dei risponde che non ha commesso alcun crimine e che quindi è libero di andare. Però lo farà, ed è abbastanza simbolico visto che è quello che dice Ammit, no? Che punisce prima che il crimine sia fatto. E qua non lo stanno appunto giudicando perché ancora non ha commesso niente effettivamente, però lo farà. Yazil però rivela a Mark che la posizione della tomba di Ammit può essere trovata nel sarcofago di Senfu, il faraone al quale venne affidato il compito di mantenerla segreta, e che potrà trovarla sul mercato nero. Senfu inoltre è la trasposizione del vero imperatore egizio Snefru, sotto il regno del quale vennero costruite le 3 maggiori piramidi, inclusa quella di Giza. Mark va quindi alla ricerca del sarcofago, ma fortunatamente viene raggiunto da Layla, che sa esattamente da chi andare. Mentre si recano da Mogart, un collezionista di antiche reliquie,
Cos'è, un po' come The Collector in Guardiani e la tipa in Falcon e Winter Soldier. Passano davanti ad una barca con degli egiziani che festeggiano e penso sia molto apprezzabile vedere una sempre maggiore rappresentazione culturale all'interno dell'MCU, partendo da Black Panther a Shang-Chi, a Moon Knight e alla futura Miss Marvel, ma anche rappresentando disabilità come con Eternals e Hawkeye, in quanto nei fumetti questo è sempre stato un fattore cruciale che distingueva la Marvel e i propri personaggi da altre testate fumettistiche. Inoltre la fotografia e i visual di questa scena mi hanno ricordato molto quelli del terzo episodio di Loki, con lui e Sylvie sulla Mantis. Arrivati al luogo, la vibe che ci viene presentata ricorda molto anche quella del terzo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, quando Zemo porta Sam e Bucky a Madripoor, che viene infatti menzionato anche qui. After Madripoor? Ecco, connessioni, black market, tutte queste cose un po' del underground, underworld, sempre a Madripoor. È quindi possibile che Layla o Mogart conoscano Sharon Carter per le loro attività nel mercato nero. Ci viene poi introdotto Anton Mogart, il quale è interpretato da Gaspard Ulliel, tragicamente morto qualche mese fa in un incidente sciistico e al quale l'episodio è dedicato. E ci viene introdotto mentre si allena nell'antichissima attività egizia di scherma a cavallo chiamata El Marmah. Mogart nei fumetti è Midnight Man, un ladro che, come fa intendere il suo nome, colpisce sempre a mezzanotte, nonché uno dei cattivi principali di Moon Knight che collaborò con lo storico villain Bushman. Se infatti refreshate la pagina Marvel dedicata ai QR code della serie, per questo episodio troviamo il fumetto Moon Knight 3, che comprende l'esordio di Midnight Man. Però sinceramente non so dirvi dove si trovi il QR code in questo episodio. Voi l'avete notato? Arrivati davanti al sarcofago, Mark, che davanti a Mogart viene introdotto sotto falso nome come Rufino Estrada, possibile riferimento al cognome per intero di Oscar Isaac, chiede l'aiuto di Steven per decifrare il codice che porta alla tomba di Ammit. E simile ad un video tutorial, Steven spiega passo per passo cosa fare. Ma chiaramente agli uomini di Mogart non piace che Mark stia a toccare la sua roba e lo fermano, finché non arriva Arthur, il quale da buon manipolatore cerca di instillare dubbi e zizzania tra Layla e Mark, facendole capire che lui le tiene nascosti ancora tanti segreti, menzionando anche l'omicidio del padre. Nei fumetti infatti il padre di Marlene, che nella serie hanno trasposto col personaggio di Layla, viene ucciso da Bushman, il capo mercenario di Mark, durante uno scavo archeologico in Egitto. Nella fonte originale Mark, nonostante i suoi servigi presso Bushman, era contrario all'uccisione dell'uomo, ma la figlia, vedendo il padre morto e Mark lì a fianco, pensò fosse stata opera sua, finché la questione non venne poi spiegata e risolta. Nello scorso episodio della serie però sembrano far intendere che qui sia stato Mark, o come teorizzato prima Jake, ad uccidere alcuni archeologi, e tra questi potrebbe anche esserci il padre di Layla, la quale quindi in realtà ignara della cosa. Infine Arthur, usando il bastone di Ammit, distrugge il sarcofago, e da quindi inizia il combattimento, con Mark che invoca il costume di Moon Knight e fa la sua meravigliosa entrata in scena planando col suo mantello anch'esso a mezzaluna, chiaro riferimento visivo alla sua presentazione fumettistica. In questa sequenza ci viene anche mostrata la resistenza del costume in quanto è antiproiettile, la quale infatti nei fumetti venne prima realizzata in Kevlar e poi in adamantio, lo stesso metallo degli artigli di Wolverine. Lo vediamo anche mettere a buon uso in risalto le sue armi a mezzaluna, con una posa che ricorda un po' quella del famoso meme. Mentre Layla cerca di recuperare i frammenti delle coordinate e combattere contro Beck, il bodyguard di Mogart, usando la sua collana, tra l'altro a forma di mezzaluna, simbolo appunto di Moon Knight, come arma. Figa la collana come arma. Molto molto utile. Sarebbe da pensarci, insomma, di avere una cosa del genere per autodifesa. Però mentre Moon Knight combatte, Steven cerca di fermarlo e riesce anche a prendere il controllo, trasmutando in Mr. Knight e divertentemente chiedere un time out dal combattimento. Steven, sei adorabile! Simile a Star-Lord in Infinity War. Worked up? That's all just like chill the F out. Everybody stay where you are, chill the F out. Finché Moon Knight riprende il controllo in quanto viene letteralmente impalato. È stato letteralmente impalato. Più e più volte anche. Vuoi aggiungere anche tu? Cos'è? È Giulio Cesare? Quante accoltellate ci devono essere? Ma riesce a liberarsi da questi, uscirne illeso in quanto protetto dal dio conscio che ha il potere di guarirlo e riportarlo in vita se necessario, e dopo aver messo KO Mogart con la sua arma a mezzaluna se ne va con Layla e le coordinate. Insieme cercano quindi di rimettere insieme i pezzi per ricreare la costellazione che li porterà alla tomba di Ammit, ma ben presto capiscono di aver bisogno della conoscenza di Steven, e la sua trasmutazione qui è stata brillante, piccoli cambiamenti di espressione vocali che però fanno tutta la differenza, tanto di cappello ad Oscar Isaac per la sua interpretazione. Go ahead, you're in. Cheers, thanks a lot. Arte, maestria, sapienza, sacrificio, professionalità, cioè tutto, è un pilastro.
Man mano che vanno avanti gli episodi vediamo quindi Mark e Steven effettivamente aiutarsi a vicenda e sfruttare l'uno le capacità dell'altro proteggendosi. Ciccio, è sempre così tenero. Vedi, possono lavorare insieme, si danno un po' il cambio, il turno ogni tanto e si aiutano a vicenda. Quindi bello vedere come vadano sempre più d'accordo e come si frantumerà tutto ciò nel momento in cui arriverà Jake nel mix. Steven quindi riesce a mettere insieme i pezzi e notiamo anche lo sguardo tenero di Layla verso di lui, la quale probabilmente vede in Steven una versione più dolce e calma di quello che era o è ancora l'uomo che ama. E Layla si sta innamorando di Steven. Ma visto che la mappatura del cielo cambia con gli anni e non sono quindi in grado di ricavarne le coordinate, Khonshu viene in aiuto per riportare il cielo a come era il giorno in cui sono state segnate le costellazioni, nonostante sia ben cosciente che questa azione porterà gli dei a esiliarlo. E la scena che segue è visivamente pazzesca, i colori, la colonna sonora, l'intensità del tutto, fenomenale. Ma che figata! Altro che viaggio nel tempo, qua cambiamo il cielo! Cambia l'universo! Il processo però è incredibilmente doloroso sia per Steven, che sente la sua energia vitale andarsene, scena che mi ha ricordato la dipartita di Spider-Man in Infinity War, Feel my energy leaving me. I don't feel so good. You're alright. I don't know what's happening. I don't know. ma anche per Khonshu, il quale sta venendo punito dagli dei. Vediamo infatti Khonshu come sgretolarsi, che visivamente ricorda questo panel fumettistico, e prima di essere rinchiuso nell'Ushabati, chiede a Steven di dire a Mark di venire a liberarlo, mentre Steven dantescamente perde coscienza e sviene, lasciandoci quindi in dubbio se senza il dio e non fungendo più da suo avatar sia sopravvissuto, abbia ancora i poteri di Moon Knight, cosa che mi verrebbe da dire a primo impatto di no, o comunque in che stato si troverà una volta sveglio, e soprattutto chi prenderà il possesso del corpo, forse Jake? Inoltre come farà a liberare Khonshu? Basterà rompere il suo Ushabti? Voi cosa ne pensate? L'episodio termina poi con Arthur che si reca all'Ushabti di Khonshu e un po' alla Christina Aguilera con la canzone Fighter lo ringrazia per averlo tormentato perché questo l'ha reso più forte e ora porterà a termine la sua missione dedicando la sua vittoria proprio a lui. Mancava solo un Hail Hydra, in questo caso Hail Hammit finale, e avrebbe fatto centro. E per ultima cosa possiamo notare come il primo frame dei credits mostri ogni volta una fase lunare diversa, come lo skyline cambi da quello di Londra a quello del Cairo, e come fatto notare da questo utente Reddit, questo shot diviso in 3 di Oscar Isaac presenta realmente 3 acconciature diverse, intese quindi a differenziare le sue 3 personalità. Altre attenzioni ai dettagli super interessanti. E si conclude così il terzo episodio di Moon Knight. Vi rendete conto che siamo già a metà stagione? In questo episodio ci viene spiegato di più su Layla, il suo passato, la sua relazione con Mark, ma anche capiamo come funziona la questione degli dei e dell'Enneade. E anche già un piccolo accenno a una possibile terza identità di Mark, ossia Jake Lockley. Inoltre il finale è visivamente strabiliante, ma anche un po' inquietante e angosciante per il futuro, infatti ci lascia un po' sulle spine su quello che accadrà nel prossimo episodio, che non vedo l'ora che esca, visto che finora tutte le serie Marvel a 6 episodi hanno avuto il quarto episodio come quello più strabiliante, più mind-blowing di tutti. Infatti anche gli autori e gli attori di Moon Knight hanno detto: aspettate, state attenti proprio al quarto episodio che vi farà veramente lasciare senza parole. Quindi non vedo l'ora per settimana prossima. Per ora la serie e il ritmo di questa mi sembra che stia procedendo veramente molto molto bene, con questo episodio magari un pochino più lento rispetto agli scorsi, quindi con meno azione, però è sicuramente super utile per darci le informazioni che ci servono per capire appunto su cosa si basa la serie, quindi appunto su tutta la mitologia, sugli egizi, sugli dei. Però fatemi sapere anche voi che cosa ne avete pensato di questo episodio nei commenti, fatemi sapere tutte le vostre teorie, se ne avete, se avete trovato altri easter eggs. Se il video è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, suonate anche quella campanellina così non vi perderete alcun video, condividete il video così possiamo espandere ancora di più appunto la nostra meravigliosa community Marvel, in questo caso su Moon Knight, e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video analisi per il quarto episodio che sembrerebbe essere appunto molto molto intrigante, quindi a settimana prossima, ciao! Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Is that really Offset? Look at it! Look at this! Oh my god, I'm scared! That feels weird, but I'll allow it.
Again. A fucking again. Nothing new, nothing changed, same old shit.